Buonasera Alessandro, piacere. Alessia. Salve. Allora, questo è il Monte Mamaor, è una collina alta circa 200 metri ed è l'ultima collina morenica a sud del lago di Garda, che è circa in questa direzione. E è una collina morenica, quindi ha un terreno molto vario e molto sassoso. È stata formata dall'ultima glaciazione che ha dato origine al lago di Garda. Questo ghiacciaio scendeva ripetutamente, accumulava detriti vari alla fine del ghiacciaio e ha dato origine appunto a questa collina. Al di là di questa collina c'è la pianura e qui siamo nella zona del DOC Custoza e DOC Bardolino. Quindi abbiamo Bardolino, Chiaretto e Custoza. Abbiamo anche una parte di bosco, quindi abbiamo il vigneto, quello del Bardolino, è circondato completamente dal bosco. Noi le coltiviamo con la nostra tecnica tradizionale che si chiama archetto veronese ed è praticamente un guyot doppio in cui i rami, invece di essere tenuti distesi sul filo, vengono praticamente inarcati a formare due archi. Questo perché ci permette alla nostra latitudine di avere la massima esposizione dei grappoli al sole, quindi sono più sani perché sono più arieggiati, non sono coperti dalle foglie e quindi ti permettono anche di di utilizzare minori trattamenti in vigna. Stiamo preparando tutti i vigneti per fare il sovescio a fine alterne. Noi non utilizziamo concimi neanche organici in vigna e facciamo solo sovesci. Allora, queste non sono neanche le più vecchie, queste hanno 25 anni circa. Poi abbiamo un vigneto che è più avanti, quello che utilizziamo per fare il rifermentato, che ha circa 45 anni. E adesso è il vigneto più vecchio della zona. Noi abbiamo Trebbiano, abbiamo Garganega, abbiamo della Malvasia, abbiamo quel vigneto lì, c'è pure del Moscato, Trebbianello, che è Thai, Tokai praticamente, simile però. Praticamente c'è un ramo che fa un archetto di qua e l'altro ramo che fa l'altro archetto dall'altra parte. Questo ti garantisce di avere un'ottima esposizione dell'uva qua e non avere tutte le foglie e fastellature di uva in questa zona qua, ma è ben distribuita. Questa è una varietà tipica nostra che si chiama Rossanella. Noi la utilizziamo per fare un frizzante rosato, tradizionalmente nella nostra famiglia, che si chiama Rossanelle. Comunque è un'uva bacca rosata che ha una grande salinità. Proprio si presta, secondo noi, a fare i rifermentati e i rosati in particolare. Ha un grappolo medio grande, con acini belli tondi, pruinosi e un bellissimo colore rosato, proprio tipica della zona per i rosati, insomma. Queste sono vigne di uva bianca, è un vigneto misto. Praticamente abbiamo vigne di Trebbiano, di Garganega, di Trebbianello, di Fernanda, che è praticamente simile alla cortese piemontese. Poi c'è della Malvasia e del Moscato, tutto insieme. Questo è l'unico vigneto che noi raccogliamo tutto insieme e lo vinifichiamo parte in acciaio e parte in anfora e facciamo il rifermentato sortie. A volte capita che abbiano dei problemi del legno, ma noi cerchiamo sempre di recuperare soprattutto le vecchie vigne e cerchiamo di salvarle il più possibile, anche magari facendo degli interventi proprio sul legno per farle respirare e sopravvivere. Ha sofferto il caldo quest'anno tanto, acqua non è venuta tutta estate, quindi c'è stato prima il gelo, la gelata, che però per noi per fortuna siamo alti, quindi non ci ha toccato, ma è arrivata praticamente fino qui sotto. E poi la grande siccità di quest'estate. Però la produzione è stata migliore delle aspettative. Questa è terra bianca proprio. Prendila. Da noi, vedi, ci sono tanti sassi stondati proprio perché si pensa derivino appunto dal ghiacciaio, che i ciotoli che ha trasportato il ghiacciaio, quindi nel movimento delle terre verso valle, si sono praticamente levigati, sono diventati un po' stondati, sono di tutte le dimensioni. Questi sono piccoli, abbiamo trovato anche dei massicci grandi così, comunque, bianchi,
ce ne sono molti in questa zona qua. I sassi li abbiamo raccolti, li abbiamo utilizzati per riempire il fossato là in fondo, per drenare, diciamo, il vigneto. Noi abbiamo dei vini che hanno una grande salinità. Comunque nella nostra, diciamo, tradizione si dice uve bianche su terra bianca, uve rosse su terra rossa. Infatti questo è un pezzo di uve di terra mista bianca, quella lì, come vedete, è tutta terra bianca. Infatti questo è un vigneto di uva bianca, eppure questo. Mentre quello lì è un vigneto di terra rossa. Questa è una terra più rossa. Comunque anche qua i sassi non mancano. È difficile lavorarla questa terra con qualsiasi attrezzo perché appunto è disseminata di sassi. Qui praticamente noi facciamo il minimo delle operazioni con il trattore, facciamo tutto a mano. Le vigne praticamente sono state potate una volta sola a mano quest'anno e non tutte. Quindi non utilizziamo grandi attrezzature in campagna. Abbiamo fatto dei trattamenti di 501 con equiseto, ortica e anche camomilla per dare maggiore intensità e profumi all'uva e quindi anche al vino in cantina. E di solito in autunno procediamo con 1 o 2 trattamenti di 500 col Fladen. No. Allora, questa azienda qua è un'azienda storica perché è da 3 o 4 generazioni che esiste. Poi, quando l'abbiamo presa in mano io e mio marito, abbiamo praticamente cambiato quello che si faceva e abbiamo trasformato l'azienda biologica e biodinamica. Questa è la nostra cantina. Abbiamo delle vasche in cemento, come queste dietro, che sono vasche che si chiamano a forma di uovo. Noi le utilizziamo una per fare i bianchi, l'altra per fare il chiaretto e fermentiamo sia il chiaretto sia il bardolino. Sono vasche particolari perché hanno appunto questa forma interna stondata e permettono un naturale batonnage del vino. Inoltre il vino proprio sta bene nel cemento, si conserva bene e matura molto bene. Poi abbiamo le anfore, anche queste con la stessa forma stondata a uovo. Anche queste permettono un naturale batonnage interno del vino e queste vengono utilizzate soprattutto per fare i 2 rifermentati, il Rosanel e il Sortie. Io e mio marito siamo un'azienda familiare, siamo piccoli, ci siamo solo noi e noi facciamo tutto. Allora, il Bardolino è composto da diversi uvaggi, i principali sono la Corvina e la Rondinella. E noi facciamo vendemmie separate di Corvina e Rondinella e poi facciamo l'assemblaggio quando hanno finito la fermentazione. Il nostro Bardolino si chiama Reboi ed è una tecnica produttiva tradizionale della nostra famiglia. Negli anni in cui è necessario praticamente facciamo una seconda fermentazione dell'uva, del vino praticamente già finito su dell'altra uva che abbiamo che abbiamo fatto un po' passare in vigna, quindi è una rifermentazione, ecco. No, e praticamente negli anni in cui tipo il 2014 sono stati anni molto difficili, molto piovosi, i gradi erano bassi, si fa questa seconda fermentazione che non è la tecnica del ripasso, però è simile, diciamo, di vino su uva fresca, praticamente una seconda vendemmia più tardiva, e vino che ha già fermentato su uva che ha fatto un periodo, diciamo, di maggiore maturazione in vigna. Questo in modo tale da poter arricchire il vino naturalmente. Quindi abbiamo le stesse varietà che ci sono in Valpolicella, tranne che qua hanno un risultato completamente diverso perché la terra e l'altitudine delle colline sono diverse. Sono vini che hanno avuto una grande fama e adesso stanno godendo di un periodo un po' più di recessione, però sono vini secondo me su cui bisogna puntare, perché sono vini che bisogna puntare soprattutto sull'autoctono. Io il Custoza lo faccio proprio secondo tradizione, quindi Trebbiano, Garganega
e Trebbianello, che sarebbe il Tokai. Io non aggiungo altro, aggiungo in realtà una piccola percentuale in questa annata qua nel 2016 di Malvasia. In realtà penso che andrò a abbandonarla e farò solo con le 3 vitigni, quelli originali della mia terra. E anche qua il problema è che la discussione è che anche nel Custoza sono ammesse tante varietà che magari hanno fatto un po' perdere di vista l'obiettivo originale del vino. Noi siamo a metà tra Lugana e Soave, quindi in Lugana c'è tanto Trebbiano, in Soave tanta Garganega e noi abbiamo sia Trebbiano sia Garganega. Non facciamo nulla, aggiungiamo solo solforosa al momento dell'imbottigliamento in alcuni vini, molti vini non hanno neanche solfiti. Noi praticamente facciamo altro che vivere sopra le vasche e ogni volta che si sente che un vino ha qualche piccolo problema, bisogna avere un ottimo naso allenato e ce l'ha lui, e facciamo travasi oppure durante la fermentazione piccoli rimontaggi, diamo un po' di aria al vino, così non si fa nient'altro in cantina, tutto il lavoro grosso viene fatto in campagna, bisogna portare dell'uva perfetta in cantina. E noi facciamo solo raccolta a mano su tutte le uve, anche Pinot Grigio, tutte a mano e tutte in casse. Quindi il lavoro è enorme durante la vendemmia è lunghissima perché dura circa un paio di mesi generalmente. E il Pinot Grigio parte di solito attorno al 20 agosto e poi abbiamo del Cabernet che finisce attorno di solito al 15-20 ottobre. È un vino che è nato e va in bottiglia completamente senza solfiti. Quindi? Ha bisogno di un po' d'aria, di aprirsi leggermente prima di essere bevuto. Sì, sa molto da frutti rossi, da fragola. Noi abbiamo una varietà di corvina molto particolare che non è corvinone, però è una corvina grossa. Ed ha tutte queste note molto particolari, ce l'abbiamo in un vigneto qua che l'abbiamo visto lì vicino, è una varietà molto particolare di corvina, ha tutte queste note molto belle da frutta e anche in fondo ha una spezia molto pronunciata. In tutti i vini si sente questa grande salinità che le accompagna, questo sale finale che è dovuto proprio alla terra morenica, ai sassi. Poi abbiamo visto che proprio i risultati migliori li abbiamo proprio vicino al bosco, noi nei vigneti. A volte vengono considerate solo come produttrici di uve, ma sono piante, quindi hanno tutto un sistema loro di interazione a livello radicale anche con le altre piante del bosco. Poi noi qua abbiamo l'influenza del lago di Garda che è praticamente a neanche 5 km, quindi si sta parlando di inverni in teoria mai così freddi, quest'anno, e estati non troppo torride. Qui ci sono circa d'estate un paio di gradi in meno rispetto alla pianura. Cioè se qualcuno fa un trattamento a te No, esatto, è tutto protetto, tutto circondato, lì c'è un campo di noci per dire, e poi qua c'è invece tutto il bosco che è praticamente da cuscinetto, come ti dicevo prima, da protezione.